Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante e prendo spunto da una mail di una nostra sorella che mi chiede della rabbia. La nostra sorella dice: non riesco, ho ancora resistenza a includere la rabbia. E quindi voglio parlarvi appunto degli dei, delle forze che animano l'intero universo e di cui noi siamo espressione, manifestazione, ma non siamo noi in qualità di esseri distinti e separati dal tutto. È importante farvi prima delle premesse, che ci facciamo sempre però repetita iuvant, affinché si può comprendere cos'è la rabbia, ma come sono tutte le altre emozioni, perché senza una comprensione del cuore, che è una comprensione trascendente, un pensiero trascendente, non possiamo giungere a questa apertura. Se viviamo in una mente razionale che vede l'io distinto e separato da tutto, quindi anche dalle proprie emozioni, e lo vede come qualcosa di esterno, non arriviamo da nessuna parte, rimaniamo vittime della nostra mente razionale. Quindi tutte le emozioni che abbiamo sono una grande risorsa, però spesso diventiamo vittime delle nostre emozioni. Quindi avere la chiave per trasformare queste emozioni in forza è fondamentale. Allora, tutte le emozioni sono forze primordiali che esistono sin dalla notte dei tempi, quindi tutte le emozioni non riguardano l'io come soggetto. E il pensiero trascendente ha come postulato essenziale la trascendenza del soggetto-oggetto, cioè dell'io, della dualità. Questo perché l'io è un'illusione. La mente che governa l'io è un'illusione e la rabbia è una forza primordiale che non appartiene alla limitata percezione dell'io. Quindi l'approccio trascendente, che viene chiamato da tantissimi maestri in altro modo, Steiner la chiamava la mente il manas superiore, o anche la teosofia, Hillman lo chiama il pensiero del cuore, è quello che dobbiamo sviluppare in questa incarnazione affinché possiamo avere una visione onnicomprensiva e possiamo finalmente intendere cosa significa l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. E questo mondo moderno ha perduto il sacro, il senso del sacro, e quindi la vita diventa un processo tutto meccanico, automatico, privo di bellezza, al cui comando esiste una mente razionale che calcola e non esprime bellezza. Come può un calcolo esprimere bellezza? È il cuore che esprime bellezza, il pensiero del cuore. Quindi in un mondo fatto di calcoli e misurabilità, capite che non esiste proprio il gusto, il sapore del sacro e quindi della bellezza. Ecco, questo approccio rende le persone vittime di tutto ciò che le accade, affinché possano essere e rimanere misurabili, prevedibili e governabili. Come vi insegno sempre, noi viviamo in un sistema multidimensionale, dove il tutto è nella parte, la parte è nel tutto. Non esiste un mondo oggettivo, questo ve l'ho spiegato lungamente negli altri video di magia pratica. Non esiste un mondo oggettivo. Tutto è una proiezione dell'anima, un'immagine, sogno. I buddisti la chiamano illusione. E quindi per comprendere che cosa sono le emozioni e la complessità del reale bisogna avere il cuore aperto, cioè una mente trascendente. Un aspetto importantissimo di questa visione trascendente è la relazione, cioè non esisto io o tu, distinti e separati. Io non sono distinta e separata da te, tu non sei distinto e separato da me, esiste solo la nostra relazione. Io sono la tua immagine riflessa, tu sei la mia immagine riflessa. Non esistiamo come individui distinti e separati, ma siamo l'uno la proiezione dell'altro, perché l'uno non esiste senza l'altro che lo guarda, che lo osserva, mi spiego? E siccome siamo riflessi, è chiaro che nessuno
dei due può esistere nella sua realtà individuale e separata. Ma esistiamo ed esiste unicamente la nostra relazione. Ripeto, io non esisto se tu non mi guardi. Se io non ti guardo, tu non esisti o non ti osservo, quindi esiste unicamente la nostra relazione. Ecco cosa vuol dire pensare in termini di pura relazione per avere il pensiero trascendente. Esiste solo la relazione tra le cose. E qual è la relazione delle relazioni? Cioè quella da cui tutte le altre relazioni hanno origine? La relazione umano-divino. La relazione umano-divino è la sola relazione da cui discendono e si creano tutte le altre relazioni. Allora si dice che Dio è la più grande idea dell'uomo. Come diceva Platone, idea viene da eidola, che significa dei, idee. Quindi Dio è la più grande idea dell'uomo. Quindi, nella misura in cui Dio è la più grande idea dell'uomo, per capire come stiamo messi in questa società attuale, moderna, occidentale, iperrazionale, noi abbiamo con la religione abramitica, il cristianesimo, una delle religioni abramitiche, abbiamo un Dio che è completamente separato dall'uomo, un Dio che è stato messo in un cielo lontanissimo, un Dio onnipotente messo in un cielo lontanissimo, inaccessibile, e allora l'uomo si arrende, diventa vittima. Le religioni animiste, il concetto animista delle religioni è quello di sentire la divinità in tutto, quindi riportare, scendere Dio da quel cielo lontano e riportarlo nella natura e quindi negli uomini, negli organi, nei cieli, nei mari, negli uccelli, negli animali. Quindi quello che la mente razionale in questo sistema di controllo ha fatto per rendere l'uomo schiavo è stato separarlo da Dio, dalla divinità. Questa è stata la prima castrazione che è stata fatta con le religioni abramitiche. Ma in tempi antichi non esisteva proprio questa separazione. E quando gli antichi dicevano sia fatta la tua volontà, non si riferivano a un Dio lontano nel cielo, ma dicevano sia fatta la tua volontà e si rivolgevano alla montagna, al fuoco, all'acqua, alla tigre, all'aquila, al leone, al lupo. C'era natura a Dio. Questo lo diceva James Hillman. Quindi, quando noi abbiamo un Dio separato dall'uomo, quindi anche tutte le nostre idee, tutte le idee che abbiamo e quindi come ci narriamo la storia della nostra vita sulla base di quelle idee, sono idee separative, depotenzianti che annichiliscono il potere dell'uomo. Per esempio, quando mangi, vi dico sempre che io mi bacio le carote, quando faccio l'insalata o faccio la centrifuga, mi bacio le carote. Mi bacio le carote, mi bacio il sedano, mi bacio il finocchio, mi bacio e parlo con lo spirito degli alimenti che sto inserendo nel mio corpo. Cioè chiedo loro il permesso. Questo cosa porta? Questo riporta a sentire il potere, a riportare il sacro in terra. Perché se Dio è un'idea dell'uomo, allora riportare Dio nell'uomo significa essere potenti e non più vittime. Quindi l'idea di Dio è l'idea fondamentale attorno alla quale poi si costruisce tutta la complessità delle altre idee. Cioè si costruisce proprio il codice interpretativo di tutta la realtà. Come tu interpreti la realtà, tu la interpreti sulla base di quello che tu senti che è Dio. Se tu vedi questo Dio in un cielo lontano, e anche se non lo vedi, magari ce n'è il subconscio, perché siamo qua nel Kali Yuga, vediamo tutti Dio in cielo lontano, ci stiamo riprendendo Dio, è questo che stiamo facendo nel Kali Yuga. Ce l'abbiamo nel subconscio queste credenze. Quindi tutta la tua realtà, se tu hai un Dio lontano e separato da te, sarà una vita
sarà una vita separativa e quindi di vittima. Quindi l'idea di Dio è l'idea centrale dell'umanità, attorno alla quale si costruiscono tutte le altre idee. Cosa fa il pensiero trascendente, che è un pensiero, i teosofi lo chiamerebbero del manas superiore o pensiero del cuore? La divinità veramente è sempre insieme all'uomo. L'uomo e il divino sono in uno stato di non dualità, sono distinti ma non separati. Quindi in un pensiero trascendente, umano e divino sono in amore costante, si amano l'un l'altro costantemente. L'uomo è fatto a immagine e somiglianza del suo Dio, quindi uomo e Dio sono il riflesso l'uno dell'altro e questo riflesso è un riflesso di puro amore, questo riflesso è il sacro. Ma Dio e l'uomo sono delle complessità. Ricordiamo che il pensiero trascendente, cioè quello del cuore, è un pensiero complesso, che non significa difficile, ma che contiene più cose dentro di sé. E il pensiero complesso è in grado di concepire il tutto nella parte e la parte nel tutto. Quindi non sono uno da solo io, ma sono l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Quindi Dio è una complessità di divinità, come vi dico sempre. Quella complessità di divinità fanno un Dio uno, ma è una molteplicità. E così l'uomo è una complessità, che poi è uno in quella complessità. Ve lo dico sempre, no? Noi siamo la bambina interiore, l'adolescente, il vecchio, l'anziano, l'adulto, la scandalosa, il magnifico, il figlio, il fratello, la figlia, la selvaggia, il saggio. Noi siamo i nostri avi, i nostri antenati. Siamo il vivente e il morente simultaneamente. Tu sei vi ricordate come vi ho insegnato nella preghiera sciamanica? Noi siamo una coralità di spiriti, siamo la molteplicità nell'uno che fa la nostra identità. L'idea dell'uno che esiste a sé stante da tutto il resto è un principio artificiale, non esiste in natura, è creato dall'uomo, l'idea che esiste uno come principio. Cioè il numero uno, come lo concepisce l'uomo, non esiste in natura. Vi spiego subito perché, ma ve l'ho già detto altre volte. Tu hai mai visto una rosa? No. Tu hai visto tante rose. Una rosa all'interno della sua molteplicità di tante rose. Tu hai mai visto un cane? No. Avrei visto il tuo cane, a cui hai dato un nome, magari si chiama Giacinto. Hai visto Giacinto, il tuo cane, ma non hai visto un cane, perché poi hai visto il cane della tua amica, il cane dell'amico, hai visto il cane del tuo vicino, non hai visto uno come cane, hai visto tanti cani. Il cane uno non esiste, in natura non esiste l'uno così come lo concepisce la mente umana. Ma esiste il cane, il gatto, gli altri animali o le altre cose nella molteplicità. L'uno se l'ha inventato l'uomo. Questi sono tutte peculiarità, questa cosa dell'uno che se l'ha inventato l'uomo, sono tutti tratti, peculiarità che sono stati portati in essere dalle religioni monoteiste, quelle abramitiche, Islam, cristianesimo per esempio. E queste religioni hanno come concetto assoluto un solo Dio, un solo capo, una sola verità. Questo numero uno è portato in essere dalla religione abramitica, così come pure il principio di un Dio che vive in un cielo lontano non esisteva prima. Non è mai esistito questo principio nella religione di natura. Quindi Dio è in natura una complessità, come l'uomo è una complessità. Quindi vi rendete conto di quanta ristrettezza, di quanti limiti ci sono stati iniettati con l'educastrazione? Perché? Per ragioni di potere e di controllo.
l'immagine dell'individuo è stata in modo abominevole limitata. Quindi un individuo che vive nella sua gabbia mentale, nella sua prigionia mentale, è per forza un individuo che sta nella sofferenza, è totalmente impotente, è sempre vittima. Come fa ad essere forte? Quindi il pensiero trascendente, che è quello che include la coralità, la molteplicità del reale, è la sola chiave possibile, perché è la sola verità. Quindi abbiamo l'uomo che è una complessità, una molteplicità, e abbiamo la divinità che è un'altra complessità. Entrambe coesistono l'una nell'altra e si danno incessantemente, esiste solo la loro relazione, un darsi continuo, e questo darsi è il sacro. Ora, siccome la divinità, essendo complessa, è molteplice, cioè tante divinità, non solo ciascuno può avere il proprio Dio intimo, coesistente con altre divinità. Allora, dovete sapere che questo Dio intimo, chiamato Dio ignoto dai greci, era il Dio tuo proprio, che potevi conoscere solo tu, quella cosa intima da dentro, no? È quel Dio che ti parla da dentro, e che questa società iperrazionale, con l'assenza del sacro, ci ha tagliato fuori. Perché se tu hai un Dio che ti parla da dentro e non ascolti più una morale esterna data da una religione morale e sociale, allora tu sei libero e quindi sei potente. Dovete sapere che i greci, che hanno creato le più belle opere, i greci tra quelle civiltà che hanno prodotto bellezza, perché erano liberi, cioè la capacità di produrre bellezza, come i greci, la Grecia antica però, poi sono andati allo sfacelo, diciamo, vabbè. Quindi la capacità di produrre bellezza è indice di un'umanità libera, no? E così come lo erano i greci avevano nel loro immaginario, per creare la polis, avevano portato in essere 12 dei olimpici che erano uguali per tutti. Questi 12 dei erano le 12 idee che assicuravano la governabilità all'interno della polis. Cioè, quando i greci hanno voluto creare la polis, cioè la città-stato, si sono serviti di questi 12 dei. Infatti si sono immaginati che avessero combattuto contro i titani, che erano le forze dell'anima selvaggia, questi titani, e li hanno espulsi nel Tartaro. Ecco, questo succedeva nell'immaginario greco, perché questi 12 dei olimpici dovevano garantire la governabilità. Però i greci, che hanno fatto? Hanno mantenuto anche l'immagine del Dio ignoto. Ed è per questo che in ogni tempio c'era l'altare al dio olimpico, tipo Zeus, Era, Afrodite, e poi c'era l'altare al dio ignoto. E quindi questo dio ignoto è proprio mantenere la sopravvivenza di quell'intimo, di quel Dio intimo che è solo tuo, che puoi conoscere solo tu. Per gli sciamani sarebbe lo sposo celeste o la sposa celeste. E potremmo dire nell'età moderna l'angelo custode per il cristianesimo. Ecco, quel Dio intimo. Questo Dio ignoto è solo tuo. Solo tu ti puoi relazionare con questo Dio. Solo tu puoi fare esperienza di questa divinità perché è intima. Quindi i greci avevano garantito la libertà, nonostante la città-stato, perché questo Dio intimo poteva parlarti dall'interno. Perché? Se Dio è l'idea intorno alla quale tutta la complessità dei valori delle idee, attraverso le quali tu ti narri la storia della tua vita, si costruisce, allora, se questo Dio è un Dio che ti viene predicato dall'esterno, ossia è un Dio uguale per tutti come nella nostra religione, quando tu ti costruisci la tua storia, cioè quando tu ti crei la tua storia, tu ti costruisci la tua storia su un concetto prestabilito, che è un concetto prestabilito dal Dio sociale, quello che è uno uguale per tutti. Ma se tu hai un Dio intimo, ignoto, che solo tu puoi avere, tu non sei
prevedibile, misurabile, governabile dall'esterno. Tutta la nostra vita è stata raccontata, ci siamo raccontati la nostra vita, quindi le credenze che abbiamo avuto internamente con questo Dio predicato dall'esterno, Dio separato da noi, lontano, onnipotente, che ci puniva se non facevamo i bravi. Tutte queste storie, tutta la vita che ci siamo raccontati aventi questo Dio come credenze inconsce, sono state storie di vita fallimentari. Quando noi invece riportiamo Dio in noi, nella natura, perché è un'idea nostra, è l'idea di Dio, l'idea dell'uomo, è un'idea nostra, quindi essendo la nostra idea noi lo possiamo riportare benissimo come stavano gli antichi nell'uomo e nella natura. Quindi la libertà significa proprio questo. Poi, siccome siamo all'interno di una civiltà, e comunque siamo incarnati in una civiltà e scegliamo comunque di aderire ad una civiltà, possiamo farlo comunque liberamente, mantenendo la nostra libertà. Cioè, siccome la consapevolezza, cioè la conoscenza di qual è la verità che rende l'uomo libero, se io sono consapevole di tutto questo, cioè che c'è un Dio predicato, abbiamo una morale con la quale ci governano, eccetera, va bene, siamo consapevoli di questo, facciamo parte di una civiltà, ok, accetto tutto questo per contribuire a creare una civiltà, però io ne faccio parte, però so che ogni volta che voglio io ritrovo il mio Dio ignoto, il mio sposo celeste. Così sto nel mondo, ma non sono del mondo, sto nella società, ma non sono nella società. E in questo modo io divento libero di entrare nel mio Dio intimo, nell'unione erotica, che poi è un'unione creativa, erotismo in questo caso significa creatività, procreativa, con il mio Dio. Io posso creare, manifestare la mia vita con il mio Dio, in modo assolutamente libero. E questa era la condizione della Grecia antica. E questa è la condizione a cui dobbiamo aspirare. Quando vi dico delle emozioni, della rabbia, come delle altre emozioni, tristezza, abbandono, penuria, eccetera, quando la società desacralizzata le addita come emozioni da reprimere e tu invece che sei consapevole del fatto che sei in unione costante col divino, che non esiste separazione, allora tu usi quell'emozione, quella rabbia o la tristezza o le altre emozioni per parlare con il tuo Dio intimo e portarle a tuo favore, alla tua forza. Se tu invece deleghi questo potere a un Dio esterno che ti predicano dall'esterno, allora la rabbia, la frustrazione, la tristezza sono sbagliate, tu le opprimi essendo vittima inconsapevole. Ok? Perché ricordiamo che il primo atto con il quale la libertà viene negata è l'atto con cui il divino viene separato dall'uomo. E ne viene fatto uno solo, un Dio soltanto uguale per tutti, che è il Dio predicato dall'esterno. E quindi non è più un Dio intimo che ti parla dall'interno, ma è un Dio predicato dall'esterno. E poi alla fine il sacrilegio finale è che prendono questo Dio e lo sparano in un cielo lontanissimo e quindi diventa inappellabile questo Dio. Tu ti devi soltanto inginocchiare davanti a questo Dio senza poter mettere parola. Quindi questo Dio è lassù, è garante di tutta quella scala di valori che chiamiamo morale. Che cos'è questa morale? È la religione sociale. Che cos'è una religione sociale? È una grande morale. È una grande morale. Con questa religione sociale il Dio è messo in un cielo lontano, quindi non puoi sindacarlo, non puoi parlarci, non puoi sindacare sulla morale, non puoi sindacare sulla morale. Viene predicato dall'esterno e non è una voce che ti viene da dentro. Quindi, capite? Quando tu capisci questo, scegli di essere libero, stando nella civiltà, ma non essendo della civiltà, stando nel mondo, ma non essendo del mondo. Quindi, per comprendere veramente cosa sono le vostre emozioni, dovete allargare la vostra percezione alla complessità del reale, ad una mente trascendente. Allora, se veramente riesci a comprendere che tu e il divino
siete in unione costante, erotica, procreativa, che non c'è distinzione l'uno con l'altro, che non esiste distinzione o separazione di soggetto-oggetto e che esiste soltanto un infinito amore, un infinito darsi, esiste unicamente la nostra relazione. E quindi se esiste soltanto la nostra relazione e un incessante darsi l'uno con l'altro, allora iniziamo a vedere che tutte le nostre emozioni, l'abbandono, la penuria, la solitudine, la rabbia, è un aspetto della divinità. Infatti, nelle religioni animiste, tutte le divinità hanno sempre un duplice aspetto. E come ci raccontano le tradizioni animiste, ma anche le tradizioni orientali, esiste la forma pacifica e la forma adirata della stessa divinità. Allora pensate che in tutti i templi in Oriente ci sono le divinità raffigurate in entrambi gli aspetti. Per esempio, nel buddismo esoterico il Buddha è rappresentato nell'unione erotica con la sua compagna. E questa unione erotica del Buddha con la sua compagna sta a indicare la non dualità, l'unione umano-divino, che sono distinti ma non separati. E poi un'altra cosa bellissima per capire questo darsi in due facce della stessa medaglia: in tutti i templi, nelle statue, sono raffigurate sia le forme pacifiche che le forme adirate della divinità, cioè quelle incazzate e quelle pacifiche. Ma se noi non alleniamo questa mente trascendente, che è una mente che possediamo tutti, che stiamo qui per svilupparla, rimaniamo vittime. Pensate che in alcuni templi i monaci si preparano a fare dei rituali potentissimi dove diventano dei veri e propri oracoli, dove predicono il futuro. E sapete come si preparano questi monaci per diventare oracoli? Si preparano con mesi e mesi in delle stanzette piccolissime, buie. E in queste stanze ci sono le statue delle divinità, però nella forma adirata, che per esempio hanno nelle mani teste mozzate, sangue da tutte le parti, asce. C'è qualcosa di spaventoso. E sapete perché si preparano in questo modo? Perché? Perché la divinità è potenza pura. È potenza pura. Quando tu ti unisci creativamente con il divino, tu liberi tutte le tue capacità, le tue idee, la tua creatività. Ma quando ti unisci con la forma pacifica, tu hai un certo potere. Quando ti unisci con la forma adirata, cioè incazzata, hai un potere enorme. Un potere che nessun altro ha, perché nella nostra civiltà la forma adirata della divinità è rimossa, repressa, perché è tutto ciò che l'uomo aliena da sé. La forma adirata della divinità è tutto il potere, la capacità, la visione, la possibilità che l'uomo aliena da sé, si toglie, ha paura. Perché la forma adirata della divinità è tutto quell'universo di capacità che normalmente, comunemente, la mente non può gestire, non può controllare. E quindi nella società del controllo e del potere, tutto questo è rimosso. Il monaco che deve fare qualcosa che comunemente l'essere umano non è in grado di fare, deve unirsi alla forma adirata della divinità, cioè a quell'aspetto della divinità che è in grado di risvegliare poteri e capacità dentro l'uomo che comunemente sono repressi, sono rimossi. Quindi l'aspetto adirato della divinità serve a risvegliare capacità e talenti. Per ritornare alla nostra sorella, come integrare questa rabbia? E sono forze primordiali, la mente non può gestire. Sono forze primordiali che sono la più grande opportunità che abbiamo per sentire il potere, per riportare Dio da là sopra dentro di noi.
Non devi controllare nulla, non dobbiamo gestire nulla, dobbiamo avere una visione transpersonale, non dobbiamo sentire che la rabbia è la tua rabbia, la mia rabbia, la rabbia è una forza primordiale che ci attraversa, ma non è né tua né mia, e quando ti attraversa hai la straordinaria opportunità di farti pervadere completamente con la consapevolezza che stai avendo a che fare con la forma adirata di un Dio, di un'idea. E quella forza con la quale stai avendo a che fare ti sta donando capacità, doti e talenti senza la quale tu non avresti potuto accedervi. Allora, se tu la consapevolizzi in questo modo, tu avrai tutto il potere da quella forza, da quel Dio. Se tu ne hai paura, ti sovrasta, ti asfalta, ti disintegra, ne sei vittima. E in questa morale portata in essere dalle religioni monoteiste abramitiche, il concetto del perdono è proprio uno dei concetti più dissacranti che ci possono essere in realtà. Il perdono è un vero e proprio concetto sociale. Tutte le religioni hanno due aspetti, un aspetto vero, esoterico, e uno sociale. L'aspetto sociale serve alla governabilità. Vi racconto sempre che Costantino, quando ha fondato l'impero romano, cosa ha fatto? Ha preso il cristianesimo come religione fondamento del proprio impero per unificare tutti i popoli e le tribù che avevano conquistato e che avevano religioni politeiste, per metterle sotto gli stessi valori di bene e male, giusto o sbagliato. Ma così anche altre parti del mondo hanno fatto così. Quindi, come vediamo, tutte le religioni hanno il loro aspetto sociale che è funzionale alla governabilità. E il perdono rientra in questo tipo di concetto, approccio sociale. Il perdono non esiste in natura. Infatti, se consideriamo le religioni di natura, che sono le forme di spiritualità più primitive, quelle più vicine al vero essere, il perdono non esisteva. E cosa si faceva? Si chiedeva giustamente agli dei o alla grande madre. Allora c'è nel mito di Arianna una bellissima scena poetica, commovente, quando Arianna, che è stata abbandonata, molti di voi già lo sanno, dall'uomo che amava Teseo sull'isola di Nasso, da qui viene il detto piantata in Nasso, che non è in asso con la, ma è piantata in Nasso, sull'isola di Nasso, e praticamente è stata condannata a morte questa ragazza Arianna. Perché? È una ragazza da sola su un'isola deserta. Quindi Arianna ha fronteggiato la morte, ha fronteggiato il dolore rispetto a un uomo che lei amava in modo funesto, un amore pazzesco Arianna nei confronti di Teseo. Ma lui che ha fatto? L'ha lasciata sull'isola. Allora Arianna era stata tradita fortemente da Teseo, che gli aveva fatto uccidere anche suo fratello Minotauro contro suo padre, quindi tradimento totale, fine abbandono. Cosa ha fatto Arianna sull'isola di Nasso? Si è alzata in piedi di fronte al mare, dove vedeva le navi di Teseo che se ne andavano, che l'aveva lasciata sola lì, e disse: «Non si chiuderanno i miei occhi nella morte prima che io, tradita, abbia chiesto giusta vendetta agli dei». E cosa significa questo? Non è che Arianna si vendica lei, non è che Arianna ha la sua forza, la sua rabbia, il suo abbandono, questi dei, non è che li agisce lei delega tutto a Dio, agli dei, non agisce lei, non si vendica lei, chiede agli dei giusta vendetta, cioè ha fede in Dio. Quindi il perdono, come lo concepiamo noi a livello sociale, è anche molto presuntuoso. Io ti perdono, vabbè dai, io ti perdono, mi hai fatto questo, vabbè io ti perdono, è come ergersi al di sopra dell'altro, perché comunque se poi perdoni, tu comunque sotto sotto quel rancore rimane.
Qua noi ci stiamo liberando da tutto questo. Ricordatevi che il perdono istituito dalla religione sociale è un concetto per la governabilità. Quindi delegare, avere fede è tutt'altra cosa. Chiedere vendetta agli dei nei termini in cui si usa nella religione naturale è avere fede. Capire che quello che è accaduto è un ente, un'entità, uno spirito, quello che è accaduto e che era necessario che accadesse. Io non mi vendico di quello che è stato fatto a qualcuno, io soggetto non ho l'ardire di vendicarmi, non posso fare niente. Il mio perdono è un perdono che ha a che fare con la consapevolezza, non mi ergo al di sopra di te, ti dico ti perdono perché io sono meglio di te, ti ho compreso e tu sei un coglione, scusatemi il termine. No, è mettersi alla pari. Io e te siamo uno, io e te siamo uno, io e te siamo uno. Quello che mi hai fatto, quello che è successo è volontà di un Dio, di una divinità. E quindi poi cosa è successo ad Arianna? È arrivato lui. Quando ha detto questa frase meravigliosa, è arrivato lui, il grande e bellissimo Dioniso, che ha fatto di Arianna la sua sposa e le ha regalato quella che nel cielo, no? Sapete, l'aurora boreale è Arianna. Quindi Dioniso gli ha dato una forma di immortalità con l'aurora boreale. Quindi Arianna ha perso tutto, ma ha avuto tutto. Arianna non ha perdonato, ma si è affidata agli dei. E per tutta risposta gli è arrivato Dioniso. Ha chiesto giusta vendetta agli dei, che significa io mi affido. Ecco, nelle spiritualità di natura il tema centrale non è vendicarsi, non è la vendetta, non è il perdono. Perché, ripeto, comunque il perdono, essendo un concetto sociale, comporta un suo opposto. Perché? Perché se tu devi arrivare a perdonare è perché in qualche modo tu prima hai nutrito rabbia, rancore e sentimento di vendetta. Poi che succede? Che lo superi, arrivi al perdono, quindi se c'è il perdono, per forza di cose c'è anche la vendetta e la rabbia. Invece nello stato di natura non c'è né uno né l'altro, c'è invece l'affidare il compito agli dei. Affido a te questa cosa, affido a te questa cosa. Affido le mie emozioni agli dei. Affidare le emozioni al divino, perché le emozioni sono già di per sé stesse degli dei, e quindi affidare le emozioni è affidarsi alle emozioni. E questa è la chiave. Quindi, quando mi dicevano devi perdonare, devi perdonare, devi perdonare, a me dentro questo devi perdonare mi veniva rabbia, non capivo perché, avevo rabbia, non riuscivo a perdonare. Ma l'essere umano, veramente, cioè, l'individuo non può perdonare naturalmente, ma può solo avere fede. È la fede che libera tutti, è la fede che libera. Quindi affidate tutto alla grande madre, con la consapevolezza che è tutto un Dio, è tutto una molteplicità e la molteplicità nell'uno. Quando per esempio diciamo io ti perdono, va bene? Lo possiamo dire io ti perdono, però lo dobbiamo intendere come io ti affido agli dei. Non come tu mi hai fatto del male e quindi io ti perdono, perché l'evento che un ente, entità, spirito, l'evento che accade va sempre visto al di là del bene e del male. E nella religione sociale tutto è moralistico, nella religione di natura tutto è amore, quindi bellezza. Le emozioni sono dei perché sono immortali, non esiste un'emozione negativa o un'emozione positiva, ma ogni emozione può portarti alla libertà. Semplicemente affidandoti. Affidandoti riusciamo a vedere quell'emozione con consapevolezza, ossia senza agirla, perché quando tu la agisci un'emozione la diminuisci, come la rabbia, se tu riesci a essere testimone della tua rabbia, senza agirla, dicendo so che sto provando rabbia, sento questo e non la giudichi né positiva né negativa, altrimenti se la giudichi male poi ti ammali, perché è il tuo giudizio che ti fa ammalare, non la rabbia. È il giudizio che dai alle cose che ti fa ammalare, non la cosa in sé. Quindi liberi il sentimento della rabbia da ogni definizione mentale, tu ti trovi a tu per tu con il Dio. Sei libera. Ma oh, meraviglia!
Dire così per tutte le emozioni, che non sono né bene né male, ma sono Emao, meraviglia. Solo in questo modo fai esperienza diretta del divino. E poi nei giorni a seguire ti arrivano intuizioni, forza pura, perché non hai represso quegli istinti. Ecco, questo dovete farlo per tutte le emozioni, perché le emozioni sono la chiave della vostra libertà, vi donano il potere. Quando per esempio state sentendo la rabbia, visto che la rabbia è qualcosa di... avendo tutti gli istinti repressi, essendo sotto questa morale comune, questo schiacciamento dell'essere, avendo represso tutti gli istinti più profondi, le nostre capacità, le nostre visioni, ecco, siccome l'umanità si sta risvegliando tutta, allora la rabbia è proprio qualcosa di funesto che si sente subito, che proprio all'ottava alta questa rabbia quando l'accogli è impeto guerriero, diventa, con tutte queste visioni che hai quando l'accogli. Quindi quando provate rabbia, come vi ho detto anche prima, state avendo a che fare con la parte adirata di un dio, va bene? Chiamiamolo dio Ares, chiamatela come volete. Stiamo avendo a che fare con la parte adirata, quella parte, la sola parte che può darti le più grandi capacità e potenze. Quindi, siccome la consapevolezza che rende l'uomo libero, quando tu stai provando rabbia, tu devi entrare nella consapevolezza di questo pensiero, che non è la tua, non è la mia, è una forza, né tua né mia, né tua né mia, né dell'altro, è una forza primordiale, un Dio. Quindi, so che sto provando rabbia, sono in contatto in questo esatto momento con la parte adirata del Dio. Sono in questo momento in relazione erotica, cioè procreativa, sto per creare, sto creando con la forma adirata di un grande Dio. Questa rabbia è la rabbia del divino, quindi non è qualcosa di negativo, solo se io la rendo negativa col mio giudizio diventa tale, diventa negativa, ma io la respiro e la lascio fluire e la benedico, Emao, meraviglia, Emao, meraviglia. Allora, se anche solo per un secondo voi avete la lucidità di fare questo, cambia tutto. Entri nel pensiero trascendente, perché riesci a percepire la molteplicità nell'uno e l'uno nella molteplicità. Riesci ad andare al di là dell'io. La rabbia non è la tua, non appartiene all'io, ed è così che entri in una dimensione universale. Esci dalla negatività della mente razionale e riesci finalmente a sentire che la rabbia è pura energia, forza, creatività e la visione, e che devi semplicemente lasciarla fluire, perché se la continui a reprimere ti travolge. Ma per fare tutto questo devi vivere la tua vita in uno stato costante di meditazione. Cos'è la meditazione? Ve lo dico sempre. Non è mettersi lì 1 ora, 2 ore, 3 ore, gambe incrociate, non è quello. Cioè non è solo quello. La meditazione è quello che in Occidente noi chiamiamo presenza. La presenza costante a tutto ciò che accade come esperienza spirituale. Devi vivere la tua vita come un'esperienza spirituale costante. Allenandoti in questa presenza, in questa, chiamiamola meditazione. La presenza è meditazione, presenza a tutto ciò che accade come un'esperienza spirituale. Allora tu più fai questo, più quando ti coglie un'emozione forte, all'improvviso, tu avrai quella frazione di secondo di lucidità per fare questo. Basta una frazione di secondo e la diga si spacca, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 1, che le emozioni sono atte a spaccare la diga della mente. Allora più buchini si fanno in questa diga della mente, più entra l'illuminazione, più entra il Dio. Quindi ogni giorno, come un'esperienza spirituale.
Altre volte vi ho detto anche di rievocare delle circostanze in cui avete provato rabbia, proprio rievocarle anche ad occhi chiusi, mettervi lì 5 minuti, pochi minuti, rievocare quelle sensazioni in cui avete provato rabbia, con la consapevolezza che quella rabbia non era la tua rabbia, perché l'individuo distinto e separato dal tutto non esiste. Ma quella rabbia è la forma adirata di una divinità che è qui con te per risvegliarti a un'idea, a un potere, ad una facoltà che tu hai represso e che hai dimenticato. Allora più volte durante la giornata sceglietevi un'emozione e fate questa pratica, che sia rabbia, che sia tristezza, che sia abbandono, che sia penuria. Fatelo quando state più sereni, magari, per allenare questa mente trascendente. Tu ti alleni e in questo modo vedrai che riuscirai a farlo dignitosamente, magistralmente, anche quando arriverà di nuovo e ti coglie, boom, sul colpo e saprai cosa fare. Quindi, ragazze mie e ragazzi, e per oggi, anche oggi, abbiamo dato una bella bomba di consapevolezza per allenare la nostra mente trascendente, il nostro manas superiore, per erigere quella cattedrale interiore incorruttibile che vi conduce alla libertà, che altro non è che l'amore viscerale con Dio. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua!